Buongiorno, io sono Andrea Mantello, sono un atleta di calisthenics, o almeno ci provo, e cerco di divulgare la mia idea di allenamento e sport. La planche è forse la skill più famosa del calisthenics, sì lo so, l'abbiamo rubata alla ginnastica, però sinceri, non se la caga nessuno questa skill. Il calisthenics le ha regalato la notorietà che meritava. Il fascino di questa skill è il poterla fare praticamente ovunque e con tantissime varianti diverse. Per alcuni è una delle prime skill, magari quella che viene meglio. Per altri invece è uno scoglio insormontabile, soprattutto la full. Questa è la planche full, ma non si parte di certo da questa figura. Anzi, essa rappresenta la forma finale, ma si parte dalla versione tac. Poi c'è l'advance, anzi no, torniamo indietro. Si parte dal plank, che è il primo esercizio per capire le attivazioni di questa skill. La planche sfrutta la hollow position e l'attivazione del dorsale tramite essa. Dobbiamo cercare di allontanare le scapole tra loro, chiudendo il petto, e contemporaneamente spingiamo le spalle in basso. Questo ci permette di attivare il dorsale ed arrivare quindi a quel blocco che è fondamentale per una buona planche. Compreso questo, inizieremo a sbilanciarci in avanti in una posizione che è detta planche lean. Perché ci sbilanciamo in avanti? Perché la planche, per una questione fisica, richiede che il nostro baricentro sia spostato in avanti, poiché avremo un braccio della forza molto corto e uno della resistenza molto lungo. Pensare alla planche come una leva può essere utile, però non funziona esattamente così, poiché non c'è un solo punto in cui viene impressa la forza e non c'è un solo punto in cui ci sta la resistenza. È una rappresentazione teorica, quindi risparmiamoci troppi calcoli. Anche perché il nostro corpo lavora in maniera uniforme, molti muscoli entrano in sinergia quando andiamo ad attivarci per la planche. Non stiamo spingendo solo con le spalle e non abbiamo il peso sui piedi. Però appare chiaro che ci sono due fattori che determinano questa skill, e sono il peso e la ripartizione del peso. E l'altezza? Uno alto non è svantaggiato? No. Uno con le gambe pesanti è svantaggiato. Un soggetto con gambe sottili e parte superiore ipertrofica, pur essendo alto, ha comunque un enorme vantaggio nelle orizzontali rispetto magari ad una persona più bassa ma con una ripartizione del peso uniforme, quindi gambe un po' più grosse. Quindi smettiamola di dire non ci riesco perché sono alto, perché non ha senso, ma in realtà non ha senso neanche dire non ci riesco perché sono pesante, perché ci sono delle persone che riescono a fare queste cose, quindi finché ci sarà qualcuno che riuscirà a fare una determinata cosa non si possono trovare scuse per non farla. Poi che non ci si riesca dipende da tantissimi altri fattori, ma non è solo una nostra condizione fisica ad impedirci di fare qualcosa. Poi sono anch'io dell'opinione che è sbagliato dire tutti possono fare tutto, però neanche non posso farlo a prescindere. Troviamo una via di mezzo. Però per come la vedo io è sbagliato un po' il principio, che si basa sulla regola del paragone, del paragonarci sempre agli altri. Anche perché non siamo alti o bassi a prescindere, ma lo siamo in funzione di un paragone con qualcun altro. Ma paragonarsi con gli altri è motivo di frustrazione, perché ci sarà sempre qualcuno più alto, più bello, più intelligente, più simpatico. Ci sarà sempre qualcuno quindi che farà planche meglio. Tornando alle progressioni, dopo l'attack abbiamo la advance, poi straddle, half lay e infine full. Ovviamente non finisce qui, perché c'è sempre un modo per rendere le cose più difficili volendo. E qui siamo al nodo del discorso. Come facciamo a capire se ci stiamo attivando bene in planche, se ci stiamo allenando bene in planche? Oppure se invece stiamo sbagliando tutto? Primo errore: braccia flesse, sì lo so, con le braccia piegate spingiamo meglio e poi piano piano andremo a distenderle nel tempo. Non funziona così. Si lavora dall'inizio con le braccia completamente distese, non barate perché altrimenti perdete solo tempo. Vi sembrerà di essere arrivati ad una propedeutica avanzata e poi inevitabilmente dovrete tornare indietro. Secondo errore.
Il bacino deve stare attivo e in retroversione, quindi evitiamo di rimanere troppo rilassati. Anni fa si parlava di tilt pelvico e di una attivazione che richiedeva delle capacità da contorsionista, mentre invece poi negli anni abbiamo scoperto che effettivamente, ma come al solito, la verità sta nel mezzo. Quindi bacino attivo, retroverso, schiacciato. Punto. Terzo errore, la protrazione, hollow, gobba. Forse la posizione più fraintesa. Difatti è una delle attivazioni più complesse da capire e non tutti arrivano a capirla appieno, giudicando dalle forme che si vedono in giro. Se vuoi diventare forte in questa skill, ricordati che è un'abilità specifica, quindi va allenata in maniera specifica. Non si apprende tramite la forza generale. Certo, questa può essere molto utile, però se non andiamo a lavorare questo movimento in maniera specifica non lo apprenderemo mai. Non è propriamente una skill di forza, perché una persona che ha le gambe molto sottili dovrà imprimere un livello di forza molto basso rispetto ad una persona pesante con delle gambe grosse. Quindi è più una skill, un'abilità angolo specifica. In un prossimo video vorrei spiegare come allenare la planche per evitare di fare esercizi inutili e quindi di perdere tempo. Lo sto già preparando e se questo video arriva a 600 like e 100 commenti lo pubblico già nel prossimo. Ciao!